Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumho Tire, nient'altro che qualità. Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento sotto la guida di ex campioni rossoneri come Pietro Vierkovud, Stefano Eranio e Walter De Vecchi. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi bambini non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli al Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre. Carlo Pellegatti, ciao Carlo. Sì, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio. Ciao Carlo. Ma io volevo farti una domanda molto sui generis, del tipo, come stai da tifoso? Nel senso, ci siamo spesso sentiti negli altri anni, quindi un pochino più il tuo polso della situazione da privato cittadino. Da tifoso sono molto preoccupato, più che altro per in generale, non tanto sul piano del gioco, anche ovviamente, ma soprattutto per gli equilibri, per il futuro, per il direttore sportivo, per l'allenatore, per chi lo decidono insieme. Ecco, tutte queste incertezze che nonostante magari dicono che no, tutto unito, tutto eccetera, quella cosa qua mi preoccupa, mi piacerebbe che fossero chiare queste cose, magari sono chiarissime, chiedo scusa al mondo, a me non sono chiare. Carlo, infatti volevo chiederti, la situazione direttore sportivo, c'è un momento in cui pensi si possa delineare un po' di più il tutto? Ma allora, io avevo parlato con qualcuno dei possibili direttori sportivi e sembrava che la situazione fosse abbastanza chiara, cioè che nel giro di 2 o 3 giorni, ho parlato con loro sabato, potesse uscire questa figura. Dopo le dichiarazioni di Giorgio Furlani prima della partita contro la Lazio, abbastanza chiare, devo vedere, poi alla fine devo decidere, e questo sembra che abbia un po' tutto rallentato, e quindi adesso la situazione è che mi dicono che ancora la situazione è fluttuante e quindi non è una cosa strarapida purtroppo, e quindi dicono che ci si sposti a metà marzo, con la solita frase che abbiamo sentito tante volte: non c'è fretta, che invece per me c'è molta fretta. Anche perché, Carlo, il direttore sportivo in teoria dovrebbe assumersi l'onere o l'onore di decidere la guida tecnica, le eventuali cessioni di Tizio, di Caio e dell'altro. Insomma, non è che c'è proprio un lavoro poco preparatorio alla prossima stagione. Questo sembra abbastanza evidente a tutti, loro dicono che non c'è premura, devono trovare la figura giusta, quindi si pensava che fosse una lotta a 2. Io sono convinto che il loro preferito fosse Berta, secondo me. Però come ha scritto anche Carlo Spasserini sul Corriere della Sera, che ha una conoscenza anche personale di Berta, ha detto appunto che si sono mossi un po' tardi con Berta, e quindi adesso la situazione è che rimarrebbero Tare o Paratici, ma se adesso io devo scommettere al 100% che sarà uno di quei due, non scommetto. Carlo, invece io volevo chiederti sul futuro, ma non direttore sportivo allenatore, ma su 2 giocatori che in questo momento sono sulla bocca di tutti, ma più che in questo momento, negli ultimi momenti, negli ultimi tempi, ovvero Teo e Leao. Come credi che possa andare la loro avventura al Milan anche nella prossima stagione? Secondo me non si può dire per un motivo, perché in teoria non decidono quelli di oggi cosa faranno Teo e Leao, perché se arrivasse un direttore sportivo forte
e questo direttore sportivo forte al direttore sportivo forte fosse dato un incarico forte con un allenatore forte, ed è l'unica salvezza che abbiamo, e allora saranno loro a dire no, noi non lo vendiamo. Questo è il concetto. Quindi adesso c'è questo, vedo, tentativo, ma nel tranello non cado, di descriverceli come le colpe del Milan. Che Teo sia in grande difficoltà è indubbio, che stia giocando non bene, ma che in questo momento sia più nocumento che giovamento alla squadra è vero, ma Leao, che è stato l'unico sbocco offensivo dell'ultima partita con la Lazio, è una blasfemia dire che Leao è un problema. Io fossi allenatore, e secondo me sarà così, chi siederà al tavolo e dirà: parliamoci molto chiaro, Leao e poi vediamo gli altri 10. Ma per il proseguo della stagione, Carlo, a prescindere dal fatto che non possiamo sbracare del tutto, cioè abbiamo ancora una mezza... Vediamo un po' se ci sarà la punizione, il re pulisti. Il più felice sai chi è? Giampaolo. Probabilmente sì. Ma il fatto è che abbiamo più di una decina di partite, una dozzina se ci mettiamo dentro la Coppa Italia, e non è che mancano 3-4 partite 15, che so, non ne è... mancano 14, speriamo che ne manchino, cioè, non 14. siamo a metà maggio che diciamo chiudiamo gli occhi, come va e poi... No, lo so, ma è dura, è una situazione molto anomala, molto particolare, molto complicata. Io spero che con Sissao abbia ancora molto da dare, che i giocatori... per questo sono preoccupato in generale della situazione. La gente mi ha preso in giro quando ho detto che quella mezz'ora avrebbe permesso al Milan di meritare il pareggio. È chiaro che una Lazio un po' più convinta, un po' più cattiva nel primo tempo avrebbe potuto farci altri gol, ma per quella mezz'ora i giocatori, mi sembra di capire che ci mettano tanta roba ancora i giocatori, perché se non ci hanno creduto, lottavano, ci hanno trascinato i giocatori nell'ultima mezz'ora. Primo tempo no, ma l'ultima mezz'ora, cioè, li vedevi come col Parma, no? Lascia perdere che magari con la volontà, vedi, Parma non si va avanti, però insomma stiamo vivendo un momento che, io l'ho scritto su Milan News l'altro ieri, in 14 giorni, perché noi oggi sono 15, dovevamo giocare con le riserve del Feyenoord ed eravamo settimi, e in 15 giorni siamo noni, eliminati dal Feyenoord, e per 19 mesi almeno non sentiremo la musica della Champions League. Sono tutte cose insopportabili, ma non dovrebbero essere solo insopportabili per me, dovrebbero essere insopportabili per tutti. Carlo, io ti ringrazio, ci sentiamo presto, buon ragazzi, fine di stagione. Il rumore è questo, ma un po' di tutti, Carlo. A me piace avere il futuro, illudermi, sognare. È duro perché, come dice il poeta, ci hanno rubato il futuro con queste ultime decisioni. Adesso aspettiamo, vediamo. Buon pomeriggio, Carlo, ciao. Ciao, Carlo. grazie. Arrivederci. Ciao. Da un Carlo all'altro, aspetta, sentire Carlo così fa. Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumho Tire. Nient'altro che qualità. Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento sotto la guida di ex campioni rossoneri come Pietro Vierkovud, Stefano Eranio e Walter De Vecchi. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi bambini non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli al Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre.